Vai. Prego. I was curious on the birth of Selfika. Ero curioso di sapere di più della nascita della And Selfika how was that introduced to man? e come è stata introdotta agli umani, More on a history standpoint. anche da un punto di vista storico. Ma dunque, gli umani, varie civiltà hanno utilizzato questi metodi per molto tempo, dagli universi dai quali deriva e come applicazione con le leggi fisiche del nostro mondo. È un passaggio, un tramite che si è usato tante volte. Oggi è stato un po' più facile per l'utilizzo dei metalli, per i tipi di metalli che è molto più facile procurare rispetto ad altre epoche, in altri momenti per esempio, quindi cambia molto questo aspetto. E quindi è più facile, più veloce creare una serie di sistemi, di leggi, di interazioni che sono poi quelle classiche della Selfika, come passano energia, come diventa una cosa diversa, ci sono una serie di leggi, di misure che bisogna rispettare e poi bisogna fare un richiamo, bisogna portare la vita dentro a questi aspetti, quindi dare un corpo, anziché essere di cellule biologiche, è fatto di altri circuiti e funziona con questi altri principi. Quindi arriva da molto lontano. Poi ci sono state epoche nelle quali per secoli e secoli non si è utilizzata e poi si è reintrodotta una quarantina d'anni fa. Wow. Prego. Come presenteresti la sé personale? Come presenterei una sé personale? È come un'entità in simbiosi che integra, sai, un elemento simbionte che integra delle parti che non riusciamo noi a sviluppare, oppure ci vorrebbero troppe generazioni genetiche per sviluppare le stesse caratteristiche. Sul piano magico, sul piano spirituale, dal punto di vista dell'energia messa in gioco, è come comunque avere, non posso dire solo uno strumento perché è troppo poco, ma è la differenza che c'è tra poter andare a piedi e poter andare in macchina, vai più lontano, ma noi non abbiamo le ruote, ma c'è qualcos'altro che le ha. Da questo punto di vista le self hanno le ruote. E il fatto che siano personali vuol dire che... Sì, possono solo essere personali, perché devono essere su misura, non possono essere generiche, devono essere perfettamente adattate alla persona, devono accettare di integrare questa parte, di partecipare poi alla vita della persona, devono connettersi con le linee vitali di ciascuno e quindi non possono fare una cosa diversa, devono proprio accettare di fare quello. E allora c'è sempre un'evoluzione, non qualcosa che si ferma, non sempre si può crescere. Sono vari livelli dai più semplici ai più complessi. In passato gli strati erano pochi, nel senso che più di tanto non si poteva fare. Per strati si intende la complessità che noi definiamo dei circuiti relativi. E poi nel tempo sono man mano aumentati perché aumentano le possibilità, le capacità, le necessità stesse. Sono gli accessori in più che diventano importanti. Ma allora, per capire, la sé personale cresce perché ne aumentiamo gli strati o lei può crescere anche da lei stessa come persona? No, non ha motivo di crescere, è già un'entità formata, ma se hai un'intelligenza formata può agire in base ai mezzi che ha. Se hai una mano un conto, se mani ne ha 2 o 10 cambiano le possibilità per fare cose diverse man mano questo legame con la persona si sviluppa.